Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. È terminata la conferenza stampa di presentazione della partita di domani, Napoli-Monza al Maradona. Vediamo se ci sono indizi di formazione, si è parlato degli infortunati e come stanno alcuni calciatori. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e un bel like a questo video nel caso vi piacciono le mie considerazioni. Partiamo, cosa ha detto Mazzarri? Come sta la squadra? Dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso domani? Intanto voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, sono contento che ci daranno una mano in un momento difficile. Li ringrazio già da ora. Per quanto riguarda il discorso tattico, oggi faccio l'allenamento e sapete che ce ne sono pochi. Fatemi se volete le domande sui singoli disponibili perché ora ci sono tanti indisponibili, ma dobbiamo fare una grande gara domani. Mi fermo solamente sul fatto che domani ci sarà un Maradona pieno, segno che la tifoseria, noi tifosi, siamo sempre stati a sostegno del Napoli e della squadra, però c'è da dare una svolta a questo campionato e c'è da cacciare gli attributi anche in momenti no come questi. Vediamo se riusciamo a livello di Carra e Cazzimma a tornare un tantino quelli che eravamo prima, o meglio quelli che abbiamo visto molto tempo fa. Rispetto all'emergenza, che mercato si aspetta? Oltre Elmas possono uscirne altri. Si aspetta una rivoluzione? Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, non c'è il materiale per poterlo fare, credo io del mercato e preferisco ne parli la società. Voglio dare una mano ai giocatori a riprendere quella fiducia dell'anno scorso, giocando bene e cercando di essere equilibrati e non fare leggerezze ed errori da evitare. Sarà una bella partita, difficile. Il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio. L'ho vista perché gioca con un modulo come il nostro, ma il Monza verrà senza nulla da perdere. Gioca bene ed ha un bravo allenatore. È una gara importantissima per tanti motivi e non vorrei andare oltre la partita. D'accordissimo sull'analizzare il Monza, ovviamente contro una squadra che ha lo stesso modulo ma non gioca, o meglio, non gioca la Lazio come giocava il Napoli l'anno scorso, perché il Napoli di quest'anno è poca roba rispetto a quello dell'anno scorso e non lo possiamo paragonare al calcio che esprimevamo prima. E io invito Mazzarri a prendere di pugno la situazione e se è il caso per motivare c'è bisogno di un cambio modulo, cambialo e fai le cose che ti sono più congeniali e che al limite possano convenire di più al momento della squadra, al momento in cui ovviamente siamo adesso, perché le certezze sono venute a mancare quasi tutte. Come stanno l'Insom e l'Obotka? Entriamo nello specifico. Ad ogni gara ho avuto massimo 2 o 3 allenamenti. Oggi è importante per valutare l'Insom, l'Obotka ed altri acciaccati. Faccio un esempio. Per provare determinate cose, non essendo un giocatore ancora recuperato, non ho potuto provare. Oggi valuterò tutto e deciderò chi giocherà. Cominciano ad essere tante le defezioni, siamo un po' in emergenza. Mancheranno Osimhen, Politano, Nathan, come si affronta questo periodo, chi recuperi? Lobot che è un titolarissimo, vediamo come sta, se sta bene gioca. Io opterei per non farlo far male, si può dire, sì, farlo far male ulteriormente, perché non stiamo giocando la partita contro il Barcellona, dovremmo potercela giocare anche con qualche rincalzo dalla panchina, la partita con il Monza. Poi se siamo messi così male, vedremo appunto domani. Non potete permettervi altri errori. Come fronteggi l'emergenza? Resti col tridente. Se vogliamo tenere i tre davanti, poi ci sono altri che non hanno giocato come Zerbin, ma che si comportano bene in allenamento. Per restare con le stesse cose tattiche, dovrò valutare anche cosa ci propone il Monza. All'Olimpico contro il 4-3 della Lazio ha fatto bene. Valuterò cosa conviene in base alle risorse che avrò disponibili e in base al Monza di domani. Mazzarri, se si deve cambiare, cambia, non c'è nessun problema. Non verrai sicuramente crocifisso per un eventuale cambio modulo nel caso ce ne fosse bisogno. Poi, eh, se si ritrova, diciamo, l'amalgama e un tantino il Napoli che fu, ben venga, ma
è buono rapportarsi ovviamente all'avversario che si affronta, non precludendoti uno e uno solo stile di gioco o appunto visione tattica della partita di domani. Quale soluzione le piace più davanti alla difesa se mancherà Lobotka? Questa è una cosa che a me non è piaciuta, ci arrivo e vi dico perché. Ho grande fiducia in Cajuste, è arrivato quest'anno, sono convinto che da qui a poco sarà un giocatore importante del Napoli. Ha tante qualità, può partire lui, ma Anghissà è uno così esperto che possa anche cambiare, eventualmente. Senza Lobotka, Cajuste è più indicato, anche perché in un cambio di reparto è importante cambiare meno possibile, Anghissà ha sempre giocato mezzala destra e ci sono meccanismi collaudati da toccare meno possibile. Dovrebbe essere questa l'indicazione. Caro Mazzarri, non spostiamo Anghissà al posto di Lobotka che già quest'anno come mezzala destra e già siamo in alto mare. Mazzarri parla di automatismi che sono perfetti per quanto riguarda Anghissà mezzala, però noi quest'anno ancora lo dobbiamo vedere, quindi c'erano degli automatismi. Cerchiamo di scovare nuovi stimoli, cerchiamo di scovare nuove sensazioni, però senza mettere Anghissà in regia, perché credo che Cajuste sia molto meglio, come ha detto Mazzarri, anche perché Cajuste è stato preso come vice Anghissà per avere ovviamente una panchina più che competitiva, ma Cajuste nasce centrocampista centrale, non nasce mezzala destra. Ne abbiamo parlato anche nella finestra di mercato, ovviamente, prima che iniziasse il campionato. Cajuste nasce centrocampista centrale, quindi io credo che anche se Lobotka dovesse farcela, ma in condizioni così così, che sarebbe un peccato rischiarlo per poi beccare qualche ricaduta che non ci serve. Cajuste per me resta una sicurezza al posto di Lobotka, assolutamente. Ha detto che avrà pochi allenamenti, dopo il Monza avrà un po' di tempo. Come strutturerà il lavoro? Si aspetta volti nuovi? Sì, se siamo anche in emergenza, sì. Nathan, ad esempio, mi diceva il dottore che ha un mese e mezzo, non è di poco conto. Qualcosa andrà considerato, ma tenendo, tenendo conto a non parlarne perché ci sono state le feste, poi ci sarà l'ultimo dell'anno, per me il Monza è una tappa fondamentale da superare al meglio. Poi ci aggiorneremo, non possiamo guardare a lungo termine, ci serve fiducia e serenità per giocare come prima. Dobbiamo giocare, Mazzarri, o come prima o come si giocherà in base a ciò che vuoi tu. Dobbiamo giocare e vincere le partite. Poi dobbiamo curare questa fase difensiva perché al di là che siano 4, 3, 7 o 10 difensori, abbiamo un centrocampo che non copre nella doppia fase molte volte per molte fasi delle partite, a partite in corso, a volte si accende il centrocampo, a volte no. Sono queste secondo me le cose da migliorare in questo Napoli, in base ovviamente alla motivazione dei singoli e degli elementi che vanno schierati. Come giudica il lavoro svolto finora? Mi conoscete, mi sento di Napoli, sono tornato per dare una mano. Le partite che ho fatto sapevo di doverlo fare, vedendo come sono andate mi brucia non aver raccattato alcuni punti. Potevano esserci almeno 2 punti per noi e 2 punti in meno alle rivali e li avremmo meritati per come si sono sviluppate le partite. Abbiamo meno punti di quelli che ci meritiamo. Ni. Ni perché i punti te li devi conquistare sul campo e non puoi giocare né 60 minuti né tantomeno dare un tempo all'avversario né tantomeno contro la Roma non tirare in porta. Quindi forse un paio di punti in più potevano esserci, ma la classifica rispecchia comunque le difficoltà che il Napoli sta avendo ed ha avuto da inizio campionato. I numeri al Maradona piangono, come si torna a vincere? Quando stiamo bene imponiamo il gioco a tutti, ma bisogna stare attenti a non prendere contropiedi mentre si attacca. Tante partite siamo stati più corti, abbiamo preso meno contropiedi, meno errori difensivi, ma ogni tanto si fa un errore e si prende gol subito. Dobbiamo fare il nostro gioco, ma funzionale al risultato e purtroppo quest'anno non è stato così molte volte, l'ho detto prima. La mediana, se segue movimenti difensivi e si resta corti, rischiamo molto meno. Però Mazzarri ha ragione, quest'anno non è un attenuante, non è una giustificazione, è un dato di fatto. Alla prima scorribanda avversaria becchiamo il gol e alla seconda prendiamo il secondo gol. È incredibile. Lasciamo campo a tutti gli avversari e
a qualsiasi occasione pericolosa li lasciamo andare in porta, quindi c'è da lavorare. Pensa a Simeone titolare insieme a Raspadori, mi piacciono entrambi, farli giocare insieme significa cambiare modulo e molti meccanismi. Andrebbe provato con più tempo, una punta in panchina però bisogna averla, poi se giocano entrambi, uno dei due è stanco nel finale, chi metto dalla panchina? Mazzarri dalla panchina già hai messo qualcuno in ritardo contro la Roma, vediamo di non fare cazzate come direbbe il presidente. Siamo contati, è più facile giochi uno dei due così l'altro può subentrare. Il Napoli è in una terra di mezzo, fa delle cose come la costruzione ed il possesso, ma non bene e non fino in fondo. Nelle zone importanti ci arriviamo sempre, se lei vede il possesso nella tre quarti ci stiamo più degli altri, ma lì siamo poco incisivi. Non facciamo la cosa fatta bene in quella zona, però ad esempio credo che la finalizzazione vorrei fare 10 minuti di schemi d'attacco, ma se ne faccio troppi domani sono affaticati, gli allenamenti sono pochi e se non alleni certe cose le perdi. Poi col video di sistemi moderni i giocatori ormai sono abituati, in 10 minuti capiscono tanto, non come anni fa. Di contropiedi se ne prendono meno uno a partita, prima era diverso, l'equilibrio lo sto vedendo, ma serve anche fortuna nell'episodio e finora è successo il contrario. Non attacchiamoci agli episodi, non cominciamo perché poi da qui a fine anno, nel caso ci siano ancora falle o risultati negativi, cominciamo ad appellarci l'episodio e ci gira male, eccetera, eccetera. Che ci gira male e che ci ha girato male qualcosina può essere da inizio anno, però se tu continui a costruire gioco e te ne freghi diciamo della sorte avversa, dopo la partita la porti a casa comunque. Sì, continui a macinare e creare occasioni da rete. Quanto sente sua questa squadra erano caratterizzate per garra, voglia e tempra. Bella domanda. Iniziano a pensare come piace a me. Non sempre riusciamo a farlo vedere, anche qualche reazione inopportuna fa capire che c'è il fuoco dentro, ma per ora non lo riusciamo ad incanalare bene come a Roma. Poi su Politano voglio dire una cosa, un ragazzo stupendo dall'anima, ha avuto un momento di nervosismo, ci eravamo detti che bisognava vincere, stava andando in contropiede ed ha avuto un gesto di stizzo, ma il ragazzo c'è. Per assurdo in negativo, ma c'è quella cosa e appena ci girerà qualche episodio spero di rivedere la mia squadra che non molla mai. Siamo sulla strada giusta. Mazzarri, io quest'ultima la prendo per buona che siamo sulla strada giusta perché è inutile fare disfattismi in un periodo dove c'è anche una finestra di mercato non tanto chiara in casa Napoli, e ne abbiamo parlato anche ieri in un video. E speriamo allora che qualcosa ci cominci a girare a favore, che avremo un tantino di vento in poppa, ma non possiamo appellarci né alla sorte né tantomeno al vento. Siamo noi in campo che dobbiamo creare occasioni da rete. Interessantissimo l'intervento di Mazzarri perché l'abbiamo anche detto noi nella live post Roma, negli ultimi 16 metri sbagliamo tutte le scelte di passaggio, tutte quante le sbagliamo. Il passaggio, l'imbucata per la mezzala che sta entrando in area, un passaggio in orizzontale nel dialogo con la punta, un centrocampo che non viene a fare da collante quando diamo la palla ad Osimhen per esempio e Osimhen si allarga sulla destra ma non c'è nessuno al centro se non il solito Kvaratskhelia dall'altra parte, ma siamo solo in due contro una difesa schierata, quindi che le mezzali salgano e appoggino e facciano la doppia fase come si deve, poi se dobbiamo ancora pagare qualche errore del singolo in area di rigore in uno contro uno, un difensore che non salta e la prende l'attaccante di testa e prendiamo il gol, allora ci possiamo appellare ad un errore del singolo assolutamente, ma se aspettiamo il vento in poppa e la sorte positiva per cominciare a vincere le partite, eh, diciamo che non è la soluzione sarebbe ricominciare a riversarsi con 6-7 uomini nella metà campo avversaria, tenendo comunque l'avversario nella propria metà campo, così si rischia meno, cercando di non prendere imbucate e contropiedi, arginando le azioni avversarie sul nascere, facendo qualche fallo in più, anche se quest'anno pochi falli, ma prendiamo tanti cartellini, ma è una direzione che sta andando così da inizio anno. Fatto sta che non dobbiamo aver paura di beccare il cartellino perché in una ripartenza puoi prendere gol. Il Monza è molto abile a giocare tra le linee
e se noi li prendiamo dietro i loro esterni, dietro la linea dei loro esterni quando attaccano, vanno in difficoltà con una difesa a 3, perché poi trovi una squadra sbilanciata e possiamo farli male. Scusate, possiamo farli male in eventuali ripartenze. Detto questo, speriamo di vincere la partita. Ovviamente lo stiamo dicendo da una vita e servono solo i 3 punti domani, perché sarebbe l'ennesima disfatta, l'ennesima goccia che non fa traboccare il vaso, ma va a finire su un vaso già traboccato. E c'è bisogno di almeno vedere questa classifica con quel 3 dei 30 punti che forse ci si addice un tantino di più per la qualità della rosa. Vediamo se Palladino non cacci qualche altro coniglio dal cilindro, perché il Monza quest'anno non è lo stesso dell'anno scorso, però è una squadra che a livello fisico sta bene e verrà per metterti in difficoltà e per fare risultato. È una squadra che nemmeno quando va a giocare a San Siro, né tantomeno a Torino o a Roma contro la Lazio o contro la stessa Roma, si nasconde e cerca di portare il punticino a casa. No, è una squadra che viene a giocare aperta in primis, cercando di imporre il proprio gioco. Dobbiamo essere noi bravi a contrastare il loro gioco e sfruttare gli spazi che si vanno ad aprire dietro la loro linea dei centrocampisti, dove vanno in difficoltà appunto con una difesa a 3 che può essere anche diciamo discreta negli elementi, però non è una difesa impeccabile e possiamo fare male. Speriamo di ritrovare Quara e che si ritrovi il nostro Kvaratskhelia. Dovrebbe giocare Simeone o Raspadori prima punta, non so poi chi verrà messo sulla destra. Mazzarri è stato chiaro, ha detto una punta me la vorrei tenere in panchina per poterla far subentrare. Forse ci sarà spazio per Lindstrom recuperato, vedremo ragazzi. Formazione è un'incognita, la formazione di domani. Forza Napoli sempre, fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo domani, andremo in live ovviamente nel solito post partita dopo il match. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così vi arriva la notifica domani e ci vediamo in live. Ciao!